Ciao, benvenute e benvenuti in un nuovo video. Vogliamo dedicare l'episodio di oggi al racconto di alcuni splendidi luoghi che abbiamo da visitare in zona. La Liguria è una regione stretta e lunga, costituita in prevalenza da coste e montagne e costellata di piccoli borghi di origine medievale o a volte precedenti. I borghi sono spesso sorti su pendiscoscesi, creste o in fondo a vallate. Ci concentriamo oggi sulla Liguria di Ponente. Nello specifico parliamo della provincia di Imperia, confinante con il Basso Piemonte a nord, con la Francia a ovest e bagnata dal Mar Ligure a sud. La città di Imperia, di circa 43.000 abitanti, è nata nel 1923 dall'accorpamento amministrativo di Oneglia e Porto Maurizio. Negli ultimi anni si è guadagnata la nomea di città con il migliore clima d'Italia, grazie al suo clima mite e a temperature che d'inverno scendono raramente sotto i 10 gradi e in estate non superano spesso i 30. Poiché tanti e tante di voi hanno espresso il desiderio di visitare il paese dove ci troviamo, abbiamo deciso di iniziare la nostra visita di oggi proprio da qui. Il paese è raggiungibile in pochi minuti da una mulattiera che lo collega alla casa. Ci troviamo a 450 metri sul livello del mare e a pochi chilometri dal mare e per questo il clima è fantastico. Nello stesso respiro si possono sentire la brezza marina e l'aria di montagna. È anche questo che ci ha fatto innamorare del paese dove siamo. A differenza di tanti altri borghi liguri che se siete passati per la Liguria vi sarà capitato di visitare, il paese dove ci troviamo è ancora poco conosciuto e conserva appieno la sua autenticità. Nel paese si incontrano una torre antibarbaresca, che un tempo era anche più alta di 2 piani rispetto a come la vediamo adesso, e ben 2 chiese, o meglio, una chiesa e un oratorio. Il sagrato della chiesa è arisseu, una tecnica di pavimentazione tipica ligure composta da ciotoli di diversi colori. Nella piazza principale è stata allestita una libreria di scambio, dove chi passa di qui può fermarsi a leggere un libro. L'economia della zona è legata principalmente alla produzione dell'olio d'oliva e alla coltivazione della lavanda, ma non mancano eccezioni come l'artista che ha riempito di opere i caruggi del paese. Ha realizzato dipinti, sculture in legno, in ceramica o in altri materiali.
Nella parte inferiore del borgo troviamo anche un vecchio lavatoio dove le donne venivano a lavare i panni. Ma passiamo a un altro villaggio. Tra i posti da noi frequentati, bellissimo è Castelvecchio di Roccabarbena, dove abbiamo seguito un cantiere per alcuni clienti. Si trova nell'entroterra di Albenga, a 17 km dal mare, nel sistema ambientale del Poggio Grande. Castelvecchio fa parte dei borghi più belli d'Italia, si trova sulla strada del vino e dell'olio ed è inserito nei principali percorsi ecoturistici del territorio. Nella splendida Valle Argentina, all'interno del Parco delle Alpi Liguri, troviamo invece Triora, anch'esso iscritto nel registro dei borghi più belli d'Italia. Situato a 700 metri sul livello del mare, il paese di Triora deve il suo nome a Triaora, ovvero tre bocche, con riferimento ai tre principali prodotti del luogo: il grano, la vite e il castagno. Ma in realtà Triora è famosa per la sua tragica storia accaduta negli anni 1587-89. Grazie a quel tragico evento, il paese viene conosciuto ancora come Paese delle Streghe. All'epoca dei fatti, Triora era un borgo fortificato, al centro di intensi traffici commerciali tra il Piemonte, la costa e la Francia. Politicamente dipendeva dalla Repubblica di Genova, di cui era podesteria. In quel periodo gli abitanti della zona soffrivano una terribile carestia. Fu allora che il popolo individuò quale capro espiatorio alcune donne del villaggio. 30 donne vennero così processate, incarcerate, torturate, spedite altrove e in alcuni casi messe a rogo. Da Triora e da questa triste storia ci spostiamo un pochino verso la Francia. 5 km a ovest di Ventimiglia e 7 km a est di Mentone troviamo la meravigliosa Villa Embury, ovvero un giardino botanico di acclimatazione gestito dall'Università di Genova. Il giardino è anche un'area protetta regionale, tra cui l'area di protezione marina di Capomortola. La villa fu costruita nell'XI secolo dalla nobile famiglia Lanteri, probabilmente sulle rovine di un'antica villa romana. Nel 1867 la proprietà, i giardini e la villa in rovina fu acquistata dall'uomo d'affari inglese, giardiniere e filantropo Thomas Embury. Suo fratello Daniel Embury, botanico e farmacologo, contribuì significativamente alla creazione del giardino e fornì le basi scientifiche per l'installazione del giardino d'acclimatazione. Acclimatazione significa che le piante esotiche vengono introdotte per essere gradualmente adattate a vivere nelle nostre condizioni ambientali. Le piante vengono coltivate rispettando i loro cicli vitali e riproduttivi. Innaffiare queste piante durante l'estate significherebbe mantenerle artificialmente attive, in contrasto con le alte temperature stagionali. Thomas Embury diceva spesso: mai andare contro la natura.
Se oltrepassiamo il confine con la Francia, vi consigliamo di fare un salto a Es, un piccolo villaggio medievale situato sulla Costa Azzurra, a 8 km a nord-est di Nizza e 4 da Monaco. Il villaggio è stato descritto come un nido d'aquila a causa della sua posizione che domina una scogliera alta 427 metri sul livello del mare. Questi sono solo alcuni dei tantissimi splendidi posti da scoprire in zona. Quale vi è piaciuto di più? Fatecelo sapere nei commenti e se vi è piaciuto questo video un po' diverso, non esitate a comunicarcelo. Per altri consigli e itinerari di viaggio, consultate la nostra pagina Instagram e cercate i post con l'hashtag AroundMavi. Grazie per averci seguito e a presto!